Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, oggi mi vedete particolarmente sportiva, tra virgolette. Ho su la mia maglietta di Ted Riverly perché per la prima volta oggi proverò a fare padel, non so come si pronuncia, così per gioco con i miei amici, quindi sono già vestita per stasera e vi farò sapere se mi è piaciuto o cosa. Sapete che mi piace provare varie cose, mentre in questo video, dato che mi è stato richiesto, volevo iniziare una specie di rubrica in cui vi parlo dei manga che ho letto nella mia carriera da otaku. Pensavo, dato che giustamente gli iscritti non italiani un po' si sono agitati quando ho detto che volevo fare più video in italiano, e quindi ho pensato di magari fare questa rubrica in italiano, ma a volte anche in inglese, e perché forse anche qualche iscritto non italiano mi aveva richiesto qualche video sui manga. Allora, adesso sono molto di moda i manga negli ultimi anni. Io ho iniziato a leggere manga nel 2001 e io sono del 93, quindi ero molto giovane. Il mio primo manga è stato Dragon Ball e, e poi vabbè, mi sono appassionata a molte altre serie e andavo alla Fumettopoli di Milano, che era in stazione Garibaldi, non so chi se la ricorda, e, e mi ricordo che per comprare manga bisognava, io che sono vicino a Milano, dovevo andare fino a Milano in Porta Venezia, dove c'era una fumetteria, ed ero iscritta all'Inuyasha Portal Forum, che era un forum di Inuyasha ma in cui si parlava anche di altri manga, e lì ho conosciuto alcune persone con cui sono in contatto ancora oggi. Poi ci siamo spostati su Facebook, su Instagram, ma con alcuni di loro, ecco, sono ancora in contatto. Però una volta, ecco, per chi era appassionato di manga era un po' più complicato trovare da leggere, bisognava andare nelle fumetterie e oppure alle fiere, che a Milano c'era solo questa una volta l'anno, all'Hotel Excelsior, vabbè, non so pronunciarlo, vicino appunto a Porta Garibaldi, stazione Garibaldi, e oppure andavo a Lucca Comics, prendevamo il treno da Milano, oppure mi accompagnavano i miei genitori e andavamo fino a Lucca. Adesso la vita è un po' più facile per gli appassionati di manga, però era bello quando era una cosa un po' più di nicchia. E per esempio nella mia scuola praticamente nessuno leggeva i manga, e quindi appunto mi sono dovuta iscrivere a questo forum e mi sono fatta degli amici su questo forum, mentre adesso penso che tanti giovani leggano manga e è tutto più accessibile perché ci sono su Netflix, su Prime, mentre prima c'era solo su MTV. Il martedì c'era l'Anime Night, in cui facevano vedere 3 anime diversi a settimana. E oggi vi parlo di 3 manga, e uno di questi appunto l'ho conosciuto grazie all'Anime Night di MTV il martedì sera, che è Black Lagoon. Vi faccio vedere il numero 3 perché lo sto rileggendo. È, a parte Dragon Ball, che è tipo il mio manga preferito per eccellenza, ma ho proprio cioè sono proprio affezionata a Dragon Ball, ha un valore affettivo. Il secondo manga, diciamo, che
mio preferito al mondo è Black Lagoon. Sono praticamente impazzita per anni su Black Lagoon, ho letto e scritto un sacco di fanfiction su Rock e Revi, quindi per una volta leggo una fanfiction con un uomo e una donna, quindi brava me. E è molto molto bello, vi faccio vedere, è molto violento, quindi adesso vado a beccare magari una pagina che non è violenta. Questa è Revi, questo è Rock e questa è Revi. E il manga parla appunto, vi do l'inizio senza spoiler, di questo impiegato giapponese che si chiama Rokuro Okajima, che viene rapito da questi mercenari, diciamo, in realtà non sono mercenari, è un'azienda di consegne, diciamo, però illegali, che sta in Thailandia, che appunto lavorano con la malavita e fanno dei lavori per la malavita thailandese. E i membri di questa società, di questa compagnia, sono Dutch, Benny e Revi, però a seguito di un evento, appunto, che è quello che apre la storia di Black Lagoon, anche Rokuro Kashima inizia a lavorare, quindi non torna più in Giappone e rimane in Thailandia per lavorare con loro, e il suo nome diventerà poi Rock, perché lui, diciamo, abbandonerà il suo essere giapponese, il suo essere una brava persona, ma il bello del suo personaggio è proprio che è costantemente in bilico tra luce e ombra, ed è molto bello anche in relazione con gli altri personaggi che invece sono totalmente corrotti, mentre ci sono altri personaggi invece che ancora rimangono nella luce e che lui in qualche modo va a come che si può dire, a trascinare nel buio, no? Quindi è un personaggio che può sembrare positivo, ma in realtà non lo è, e più si va avanti con la storia più è molto interessante, quindi sembra quasi che la protagonista del manga sia Revi, che è comunque una delle protagoniste, io la amo. Ho un action figure di Revi che ho comprato a Novigro, che in realtà era un'altra fiera che facevano a Milano, e ne sono straffezionata in alcune foto che metto su Instagram, secondo me l'avete vista. E però secondo me il personaggio di Rock è molto più interessante di quello di Revi, però è molto importante il rapporto tra loro due. È un manga per adulti, molto violento, molto esplicito, e a me mi ha conquistato quando in realtà l'ho scoperto avrò avuto 16 anni, 15-16 anni, quindi ero già cresciuta, però è ancora oggi uno dei miei manga preferiti. Vediamo se c'è qualche altra scena che posso, vabbè, qui c'è un po' di sangue, ma vabbè. Lei è Revi, è troppo bella. Scusate, mi sono dovuta interrompere perché la vicina ha iniziato a fare il suo balletto delle tapparelle. Comunque stavo dicendo che è un manga abbastanza violento, ma secondo me è molto molto bello. La traduzione, allora purtroppo io non so il giapponese, quindi non posso andare a fare un confronto, però secondo me non è tradotto benissimo, perché ci sono dei dialoghi che faccio fatica, cioè secondo me non sono tradotti bene, cioè perdo un po' il senso del discorso in certi dialoghi. Però cioè è proprio nel mio cuore Black Lagoon, mi piacciono tantissimo le storie, mi piacciono tantissimo i personaggi che sono
a 360 gradi, non ci sono personaggi piatti, ma sono tutti con un background, e fatemi sapere se appunto lo conoscete. Lei è Balalaika, che è il capo appunto della mafia russa che sta in questa città thailandese che si chiama Roanapur. Come al solito questo dovrebbe essere un video SMR, ma io sto parlando tipo diarrea verbale, scusate. L'altro manga di cui volevo parlarvi invece è molto più leggero e simpatico, lo amo, è Lovely Complex ed è praticamente uno shoujo. Esiste anche di questo un anime che io volevo rivedere e ho provato a cercarlo su Crunchyroll e non l'ho trovato, cioè ci sono di quelle schifezze e non c'è Lovely Complex, che secondo me è uno shoujo bellissimo. E quindi sì, io ho dei gusti molto devo annusarli, scusate, devo annusare i manga. Io annuso i libri, i manga, cioè devo annusarli, ho dei problemi, vabbè. Quindi ho dei gusti che spaziano dal, di solito preferisco le cose un po' più dark, però vabbè, sono stata giovane anch'io, quindi quando ero al liceo mi piacevano anche gli shoujo. Come vedete i disegni sono classici da shoujo, molto carini, e la storia mi piacciono tantissimo come fa le guanciotte, come la mangaka fa le guanciotte rosse. Spesso ancora quando disegno le guanciotte rosse così. E Lovely Complex sostanzialmente parla di questi due migliori amici. Lui si chiama Otani e lei si chiama Risa, me lo ricordo ancora, cioè non lo leggerò da 10 anni, forse di più, ma mi ricordo ancora i nomi. E praticamente Otani è un ragazzo molto molto basso e Risa è una ragazza molto molto alta, e Risa è innamorata cotta di Otani e si va a dichiarare a lui, e però poi lui non ricambia, e quindi poi rimangono amici, però poi comunque si innamorano. Insomma è un classico shoujo, però è molto divertente, mi fa davvero 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 ridere, e quindi ve lo consiglio. Lo sto rileggendo adesso con voi perché non mi ricordo, non me lo ricordo bene, ma mi ricordo che mi faceva molto ridere e mi era piaciuto molto. Quindi se non so dove, perché per esempio Black Lagoon su Crunchyroll o su Netflix da qualche parte c'è, perché io l'avevo rivisto l'anime, mentre Lovely Complex, se volete leggerlo dovete trovarlo in fumetteria oppure magari trovate le scan online, ma ecco, ve lo consiglio. E poi penso il più famoso dei tre che vi farò vedere oggi, abbiamo Paradise Kiss di Ayazawa, che è la stessa mangaka che ha scritto Nana e che spero stia ancora scrivendo, perché io vorrei vedere una fine, vorrei leggere una fine di quel manga che non penso leggeremo mai. E Paradise Kiss è meraviglioso, come tutti i manga di Ayazawa è caratterizzato da una cura speciale per i vestiti, ma ancora di più rispetto a Nana, perché è proprio una storia che parla dei ragazzi che vogliono sfondare nel mondo della moda. E però poi comunque è un semi shoujo perché ci sono tutte le storie d'amore anche qui. I disegni, come potete vedere, sono molto simili a quelli di Nana, ma la storia è molto molto bella e appunto sono molto belli i disegni dei vestiti. C'è molta molta attenzione a quello,
è una parte molto importante del manga. E anche qui c'è l'anime, che penso di non aver mai visto, però l'anime penso di aver letto solo il manga. E vi leggo la trama dietro il libro, dietro il volume. Yukari Ayasaka, studentessa liceale, è tutta presa dagli esami per l'ammissione all'università. Si sveglia alle 7, va a scuola, studia in biblioteca e di sera se ne va a letto presto. Certo, le piace un compagno di classe, Hiroyuki, ma non ha il coraggio di dichiararsi. La monotona esistenza della bella Yukari viene sconvolta quando un giovane punk, Arashi Nagase, stabilisce che lei è perfetta per fare la modella dell'atelier da lui formato insieme ad altri studenti dell'istituto d'arte Yazawa. Ben presto Yukari incontra gli altri membri di questo gruppo di stilisti in erba chiamato Paradise Kiss: Joji Koizumi, Miwako Sakurada e l'enigmatica Isabella. Ecco a voi l'attesa riedizione di una delle opere più amate dei fan di Ai Yazawa. Questo appunto penso che lo conosciate perché è famoso. Se non lo conoscete ma vi piace Nana, ve lo consiglio. Non so appunto se trovate l'anime online, fatemi sapere. Quindi oggi ho voluto appunto parlarvi di questi 3 manga diversi. Oh mamma. Diciamo che sono molto diversi tra loro, nonostante sia Lovely Complex che Paradise Kiss siano ritenuti dei manga per donne, che poi ovviamente non vuol dire niente. Forse Black Lagoon ha più un pubblico maschile, però questo discorso ovviamente ve lo faccio in generale. Sono comunque molto diversi. Black Lagoon appunto violento, dark, complicato, con delle storie particolarmente violente, in cui oggi non riesco a parlare, in cui si mischiano politica, armi, storie anche horror. È particolarmente appunto gore anche in certe scene. Lovely Complex invece è proprio uno shoujo classico, quindi shoujo classico forse con un pizzico di ironia, di comicità in più rispetto ai classici shoujo. Adesso non sono una grande lettrice di shoujo, preferisco gli yaoi se devo scegliere dei manga d'amore, però ne ho letti alcuni come Unrequited Love Story e questo secondo me è molto più carino, fa molto più ridere rispetto agli shoujo normali. E invece Paradise Kiss è uno shoujo più adulto, quindi parla comunque di amore, ma non di adolescenti come può essere Lovely Complex. Magari sono anche adolescenti, oddio, no, perché è del liceo, quindi secondo me comunque si parla di ragazzi un po' più grandi e ci sono anche argomenti come sesso e è un po' più maturo rispetto a Lovely Complex. Quindi sono 3 manga diversi e fatemi sapere se vi siete incuriositi, fatemi sapere se li conoscete, se leggete manga e se questa rubrica vi piace, così nel caso inizio a farla anche con ho tantissimi manga, quindi posso andare avanti tipo per l'eternità. E per il resto vado perché devo andare appunto a giocare a padel. Vi farò sapere come mi sono trovata e volevo dirvi un'altra cosa. Ah, ok, che dovrei andare a Berlino a sentire il mio amico Giovanni, che è quello che sempre suona nei Patacarri, e quindi non so se farvi un vlog del viaggio, perché in realtà vado solo per vedere
non sto neanche 24 ore praticamente, però vabbè, vi farò sapere. Grazie, grazie, grazie e alla prossima.